Hola hola, bentornati nel mio nuovo canale, il mio nome è Gis e come vedete ho deciso di creare il mio avatar per poter recensire prodotti per quanto riguarda la cura dei capelli e del corpo. Il mio obiettivo è quello di recensire prodotti di maniera creativa e informativa, per questo ho deciso di creare alcuni punti che andremo a vedere come la descrizione di un prodotto, la composizione, la consistenza e la quantità. Andremo anche a parlare delle note positive e negative. Innanzitutto vorrei proporvi diversi prodotti da recensire scelti da me, ma mi auguro che in futuro siate voi a consigliarmi qualche prodotto da recensire. E dunque iniziamo con la maschera alla cheratina di Alama. Agenti atmosferici e stress chimici, fattori fisiologici possono alterare la bellezza della nostra chioma. I capelli sembrano infatti perdere forza, diventano secchi, spenti. È fondamentale quindi un trattamento ristrutturante che nutra e ringiovanisca le strutture. Alama Repair Max nutre in profondità i capelli ristrutturando le zone impoverite e danneggiate senza appesantire. Dopo l'applicazione della maschera i capelli appaiono immediatamente morbidi, tonici e vitali. La speciale formulazione arricchita con cheratina opera un'azione di ricostruzione del fusto del capello, apportando nutrimento alle fibre, lasciando il capello sano, rimpolpato e brillante. In questa composizione troviamo acqua, alcol grasso, un tensioattivo, cheratina idrolizzata, un solfato, un conservante, profumo, glicole, un polimero sintetico, un umettante, 3 allergeni, idrossido di sodio e un antiossidante sintetico. Qui come potete vedere il colore della maschera è bianco e ha una consistenza molto densa e il suo contenuto è di 500 ml. Come potete vedere è veramente grande, cioè potrebbe durare tantissimo. Poi dipende dagli utilizzi che li dovete dare a questa maschera. Io personalmente sono una che utilizza la maschera ad ogni lavaggio, nel senso che dopo lo shampoo vado subito ad applicare la maschera e non salto mai questo passaggio perché ho un tipo di capello danneggiato, veramente trattato, quindi ho questa esigenza di utilizzare sempre le maschere per mantenerlo a bada e soprattutto capelli che hanno le problematiche della secchezza e che sono anche crespi. Ho apprezzato il fatto che ha un profumo veramente buono, classico di una maschera professionale, non è il classico profumo dolce oppure fruttato, e spero che mi abbiate capita per quanto riguarda questo senso. Apprezzo anche il fatto che nella descrizione ci dicono anche che gli ingredienti sono al 95% biodegradabili e la riduzione della plastica al 30%. Questa per me è una cosa positiva perché nonostante la professionalità della maschera oppure del marchio puntano anche a fare una piccola differenza per quanto riguarda l'ambiente.
e non tutte le maschere professionali fanno questa cosa, però è qualcosina in più. Per quanto riguarda il prezzo è veramente buono, cioè top direi, perché si aggira intorno ai 6-7 euro, dipende da dove la trovate. La cosa bella è che è una maschera reperibile, nel senso che la potete trovare in alcuni supermercati oppure la potete trovare anche in alcune profumerie, non dappertutto, però comunque la si trova. Questa qua è molto gettonata, tra l'altro. Allora, questa maschera ha veramente tante cose positive. Una di queste è il fatto che arriva sigillata. Io non ve l'ho fatta vedere, però comunque non bisogna dare per scontato il fatto che un tipo di prodotto come questo, quando arriva sigillato, ti dà la garanzia che non sia stata toccata oppure aperta da qualcuno. Tutto quello che vi ho detto nella descrizione è vero, va a riparare i capelli, nel senso che dopo il lavaggio lo sentirete più ringiovanito, più diverso dal solito, soprattutto quando un capello è danneggiato, capelli che subiscono processi chimici e vedono subito la differenza di questa maschera, di quello che andrà a fare. Capelli più lisci, cioè li fa diventare più lisci, soprattutto più morbidi, cioè anzi direi così, extra morbidi, ma tanto morbidi. E questa cosa qua mi ha veramente sorpresa perché se una maschera con proteine, cioè che l'ingrediente comunque che siamo andati a vedere principale di questa maschera è la cheratina idrolizzata, mi aspettavo tipo un effetto un po' più forte, un capello un po' più forte, più strong, invece no, molto più maneggevole, più morbidissimo e credo per il fatto che perché comunque il fatto che ci sia anche i siliconi vanno giustamente a ammorbidire, a dare districabilità ai capelli. E, ho detto anche un'altra cosa importante per quanto riguarda il marchio che punta adesso anche sul discorso ambientale, della riduzione della plastica, anche per gli ingredienti biodegradabili. Allora, io ho una nota importante da dire. Per chi segue il metodo, allora c'è un tipo di silicone nell'ingrediente, no? Però per quanto mi riguarda, questo silicone non è il classico silicone che va a depositarsi sul capello, no? Nel senso che ci sono siliconi che vanno ad ammorbidire il capello, però non rimangono nel fusto del capello, cioè dopo il lavaggio e svanisce. Ci sono siliconi che vanno a coprire il fusto e vanno anche comunque a rimanere sul capello, invece sono quelli che danno solo quella sensazione di morbidezza, ma una volta che lo risciacqui comunque va a togliersi. Per chi dovrebbe interessare questa cosa, magari mi sbaglio, magari non potete credere a queste cose perché io so bene che ci sono tante persone che vanno a guardare certi tipi di ingredienti e che stanno attente, però per chi ha più, diciamo, è più spensierata per quanto riguarda questo discorso, sarebbe veramente una cosa ottima. Cioè, io comunque ho i capelli ricci e crespi
e i miei capelli comunque non si fermano davanti a nulla, cioè loro provano tantissime cose e credo che comunque sia anche una cosa positiva questa, il fatto di farlo abituare a cose senza siliconi, cioè prodotti senza siliconi, prodotti con siliconi, in modo da farlo abituare, nel senso sì, sentire comunque la differenza delle cose, di questi due cose. Io lo so che tante persone non vanno a guardare queste cose, però comunque per non farla troppo lunga, nel senso che io la consiglio per tutti i tipi di capelli, no? Ovviamente la scelta è vostra, e siete liberi di fare ciò che volete, però comunque credo che sia una cosa positiva il fatto di insomma provare una tipologia di maschera e vedere se comunque se ti funziona oppure se non ti funziona. Poi se una persona è puntata sul fatto che ci siano dei siliconi, vabbè, comunque sono scelte personali. A livello professionale, questa maschera, cioè in casa ti lascia, cioè se la porti a casa ti lascia proprio il top del top del top. Per quanto riguarda una mezza impiega, i capelli una volta piastrati, è veramente meravigliosa. Capelli morbidi, non si ha, cioè la cosa positiva anche di questa maschera è che per i capelli che hanno problemi tipo di nodi, queste cose qua, va veramente a togliere via tutto. Sì. Cosa anche importante, che questo prodotto è indirizzato anche a soggetti con ipersensibilità cutanea al glutine. Ci sono, non so se lo sapete, o se è un discorso che vi piacerebbe sapere più avanti in un altro video, ci sono alcune maschere che contengono questa ipersensibilità cutanea al glutine. X esempio, le maschere che contengono avena, per comunque sugli ingredienti è molto nota per contenere del glutine. Per chi dovesse essere interessato, mi faccia sapere, così facciamo un video al riguardo, perché ci sono tanti tipi di ingredienti, oppure nella composizione di un prodotto, sia in uno shampoo oppure soprattutto in una maschera. Ci sono questi ingredienti che fanno la differenza, ecco. Questa che vedete qui è un'altra mega maschera professionale del marchio Dixon. La maschera Dixon Bottle-like Filler Max offre un trattamento rimpolpante e dona corpo ai capelli danneggiati, sottili e privi di volume. Dona spessore alle fibre capillari, nutriendole e idratandole grazie alla formula arricchita con estratto di quinoa, acido ialuronico e cheratina vegetale, proveniente da proteine riso e soia, che restituiscono corpo e volume ai capelli. Il cosmetico agisce secondo il principio del filler, ricostruisce le aree danneggiate nella struttura, ne aumenta la densità ed elasticità. Immediatamente dopo l'uso della maschera, le ciocche diventano facilmente districabili, lucenti e belle. Con l'uso regolare
acquisiscono corposità e sedosità, morbidezza e sana lucentezza. In questa composizione troviamo acqua, alcol grasso, glicole, un tipo di tensioattivo, proteine idrolizzate della soia, proteine idrolizzate del riso, quinoa idrolizzata, ialuronico di sodio, acido citrico, un silicone, profumo, 4 tipi di allergeni e 2 tipi di conservanti. Questa maschera ha una consistenza corposa, come la maschera che abbiamo visto in precedenza, anche simile per il colore bianco. E come vedete anche questa arriva sigillata, e anche molto difficile da togliere la plastica con cui è arrivata. È stato veramente impegnativo toglierla. Però giustamente, come ho già detto, è una cosa positiva perché ci garantisce comunque la qualità e la integrità della maschera. 500 ml, abbiamo mezzo chilo di maschera, sì, è grande come l'altra. Se vogliamo fare queste piccole differenze alla fine, sì, ci sono alcune cose simili, altre che comunque cambiano per quanto riguarda la composizione che l'abbiamo già vista. E al posto della cheratina idrolizzata qui abbiamo della cheratina vegetale, del riso e della soia. Sono gli ingredienti principali insieme all'acido ialuronico. E per quanto riguarda l'utilizzo, si lascia in posa da 5 a 10 minuti. La cosa molto positiva anche di questa maschera è che costa meno dell'altra. E dopo andremo a vedere per quanto riguarda il livello di performance, però il prezzo è veramente ottimo, si gira sui 4 euro/5. E comunque non è tanto reperibile questa maschera, la si trova in alcune profumerie, però dà ottimi risultati. E il profumo mi ha veramente stupita. È buono, cioè non dico che sia un profumo cattivo, è buono, però particolare, cioè non lo so, non mi sembra la profumazione adatta per un tipo di maschera del genere, però comunque va bene lo stesso. Nota positiva di questa maschera: è adatta per capelli con poco volume e capelli deboli, perché comunque quello che ho percepito io è che è una maschera che va anche a rinforzare la fibra capillare. Sì, è vero che c'è scritto che comunque ha questo effetto rimpolpante, però sinceramente questo effetto qua l'ho notato di più sull'altra maschera, non so per quale motivo. E invece questa qua dà quell'effetto proprio forte sui capelli. Nella composizione comunque troviamo 2 tipologie di proteine e vi dico la mia per quanto riguarda queste proteine. Ogni proteina ha il suo scopo, non è che perché vedete una maschera dove ci siano della proteina idrolizzata siano tutti uguali, assolutamente no. Io comunque negli anni ho avuto modo di testare queste tipologie di proteine idrolizzate e vi faccio un esempio. Quella del riso dà un effetto un po' più umettante, cioè il capello tende a trattenere un po' di più l'acqua,
tant'è che i capelli a livello visivo sembrano un po' più brillanti. Non lo vedrete di immediato questo effetto, ma man mano che andrete a fare i lavaggi un po' alla volta comunque si vedrà questo effetto. E l'effetto invece della proteina della soia è un po' più fortificante. Ho avuto modo di testare diverse maschere con questa tipologia di proteina e il capello comunque va a fortificarlo. Invece ce ne sono tante altre, tipo la proteina della seta che lascia i capelli extra morbidi, e la proteina del grano è simile alla cheratina, cioè vedrete i capelli un po' più lisci, oppure magari se avete un capello tipo crespo riccio, vedrete i capelli un po' piumosi, sempre comunque avendo costanza con i lavaggi e l'utilizzo di questi prodotti, e si vedranno comunque la differenza. Per quanto riguarda il prezzo di questo qua, io nel mio caso l'ho acquistato a 4,50 € su una profumeria, adesso non mi ricordo il nome, e la trovo veramente fantastica perché ci sono tante maschere professionali che non andrete a spendere insomma questa cifra, ma cifre molto più notevoli. Stiamo parlando di 20-40 euro, comunque dipende insomma da quello che cercate, però la trovo veramente una cosa molto valida il fatto che vada a costare così poco, a mio parere, e abbia una performance veramente eccellente. L'ho già detto comunque in precedenza che la maschera arriva veramente protetta, sigillata, e ti garantisce comunque che non sia stata comunque aperta o utilizzata da qualcuno, perché comunque è quello che potrebbe comunque succedere. E comunque sì, ci sono tante cose positive. L'acido ialuronico in questo caso va anche a dare una marcia in più, no? Cioè la proteina del riso che già umetta di per sé, in più l'acido ialuronico vanno proprio a rimpolpare, proprio a trattenere l'acqua sui capelli. E la quinoa è speciale, cioè mi sembra che abbia un effetto simile ai semi di lino. Cosa fa i semi di lino? I semi di lino va a modellare il capello, a dargli corposità. La quinoa comunque fa la stessa cosa, almeno quello che ho percepito io sui miei capelli. Adesso, come vedete, le ho messe insieme, che così facciamo un confronto brevemente delle piccole differenze comunque che hanno queste due. Come prima cosa, la differenza è che entrambe sì hanno le proteine, però la proteina del riso e della soia la si trova nella maschera Bottle-like Filler. Invece quella maschera a destra che vedete a lama ha la proteina idrolizzata della cheratina. E profumazione diversa, ovviamente. Una ha un profumo molto più elegante, per definirla così, e l'altra ha un profumo un po' più citrico, più acido, come vi ho già detto, che mi sembrava quasi detox. Vabbè, comunque questo è il mio pensiero.
Per quanto riguarda a livello tipo di composizione, la Dixon è molto più completa per il fatto che abbia due proteine e due umettanti, che è lo stratto della quinoa idrolizzata e l'acido ialuronico, ok? E la maschera alla cheratina della lama ha soltanto la proteina e credo, se non mi sbaglio, un composto umettante che comunque bene o male, insomma, come composizione sembra un po' tipo un po' più semplice, meno dell'altra. Ma a livello di penforma la mia preferita è stata quella alla cheratina, perché mi ha lasciato i capelli veramente morbidi, cioè per una tipologia di capello come il mio, che vi ho già spiegato, secco, già danneggiato, problematico, così, è stata un toccasana. E anche dopo il risciacquo ho sentito comunque che i capelli sono rimasti morbidi. E invece la Dixon mi è piaciuta, sì, ma come maschera fortificante. Non ho avuto tutto questo effetto rimpolpante. E io personalmente le maschere rinforzanti vado ad utilizzarle una volta ogni tanto, non sempre, perché poi dopo ritrovarmi i capelli con quella sensazione dura non è tanto piacevole. Poi probabilmente magari mi sbaglio perché cosa succede? Abbiamo dato per scontato una cosa importante. Cosa importante è che dal momento in cui si utilizzano shampoo molto forti con tanti solfati, con tanti agenti detersivi, cosa va a succedere? Va a succedere che vi ritrovate il capello proprio pulitissimo, vabbè, è una cosa positiva, però perde di morbidezza. La morbidezza la perde il sebo e va proprio a togliere via tutto quanto e diventa un po' più nudo il capello e diciamo che quando si vanno ad indossare queste tipologie di maschera, tipo come mi è successo con la Dixon, va a creare successivamente tanta schiuma, anche se è una maschera. Stato interessante questo punto, perché dopo lo shampoo comunque ho percepito che faceva tanta schiuma la Dixon rispetto alla maschera alla cheratina della lama, che la maschera tra l'altro della cheratina alla lama ha un solfatto, ecco, ha un tipo di solfatto, l'abbiamo visto, però non mi ha creato tutta questa schiuma come l'ha fatto la Dixon. E quindi secondo me potrebbe anche influenzare tanto il fatto dello shampoo. Invece quando si va ad utilizzare uno shampoo un po' più morbido, più umettante, più una specie tipo di loppù, ok, che non fa tanta schiuma e che non ti toglie via tutto, e si sentono i capelli più morbidi. Provare per credere. Se utilizzate uno shampoo forte, strong, che toglie via tutto, quando andrete ad indossare certe tipologie di maschere, sentirete che comunque il capello sì, potrebbe rimanere un po' più leggero e anche meno appesantiti, questo è vero. Poi dipende, perché se un capello è
secco, problematico, come vi ho già detto e ridetto, che stanchezza. La scelta adatta sarebbe proprio uno shampoo più delicato. E per un capello grasso, importantissimo anche comunque far notare che i capelli grassi sono anche delicati e non bisogna riempirlo di tante cose perché sennò diventa un caos. Sì, mm, quindi è da stare attenti. Quindi a questo punto uno shampoo un po' più strong. Vabbè, adesso questo discorso praticamente è diventato un po' più lungo del solito, ma comunque mi piace parlare di tante cose che magari diamo per scontato dal momento in cui acquistiamo una maschera. Cioè, una maschera o anche qualsiasi altro tipo di cosmetico. E spero tanto che vi sia piaciuto il video, vi aspetto al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda scrivetemi, vi risponderò al più presto possibile. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!